Ciao amici, oggi vi parlo di Aurora Optima, una Optima con un pennino B. Non ricordo quando è successo che qualcuno mi ha scritto in calce a un video ma Marco, tu parli bene di tutte le penne. A prescindere dal fatto che maneggio delle penne che oggettivamente sono belle e quindi insomma non posso parlarne male, e partendo dal presupposto che una penna da 5 euro, come tante ce ne sono, che scrive bene, ne devo parlare ancora meglio di una che ne costa 1000, ma insomma questo credo che lo capiamo tutti quanti, non serve neanche che ve lo dica, ma mi serve da introduzione al video di oggi. Perché c'è anche un altro elemento, un elemento che qualsiasi giornalista, insomma, o comunque recensore non può fare a meno di trascurare, e cioè l'esemplare in prova. Per esempio, quello di oggi è un esemplare che non è il migliore della produzione Aurora. E allora, come diceva chi era il critico Ego in Ratatouille, dice: la gente gode quando noi critici scriviamo delle recensioni feroci, cattive, satiriche, eccetera. Quindi, certo, è facile dire: questa penna ha un pennino che non scrive, è una catastrofe, non compratela, ma che schifo, ma com'è possibile che venga prodotta così qua e là? Insomma, diamo sempre anche il beneficio del dubbio, perché potrebbe capitare l'esemplare difettato, l'esemplare che ha passato sì lo standard, il controllo di qualità, ma proprio al limite. Una cosa che mi ricordo ai tempi dell'annuario del vino si faceva era di andare a prendere i campioni nei negozi e non farseli spedire dal produttore. Insomma, è un po' facile, il produttore è possibile che ti mandi il vino un po' più buono, è ovvio che sia così, va al giornalista, va al critico, si andava a prendere quelli nei negozi, nei supermercati, ma a volte capitava che, e allora si andava a prenderne da un'altra parte un altro lotto, un altro stock, per avere la possibilità di capire se era proprio così oppure no. In questo caso, avendo maneggiato nella mia vita tante penne e soprattutto tanti pennini Aurora, so benissimo la qualità che contraddistingue questi esemplari, la qualità artigianale che c'è nei pennini di questo grandissimo produttore che risponde appunto al nome di Aurora. Tra le altre cose, saprete anche voi che Aurora ha un servizio clienti dove mandate il pennino, lo sistemano o lo sostituiscono, perché loro per primi hanno l'interesse che la penna sia equipaggiata da un pennino funzionante, e siccome li fanno loro gli costa decisamente ancora meno, perché possono averne a disposizione, rifilarli, insomma li fanno davvero in casa. Tutta questa bella premessa perché una penna tanto bella come la Optima, che è uno dei modelli che apprezzo di più, questa volta secondo me il pennino non è dei migliori, diciamo che, ma neanche che abbia avuto un'infanzia difficile, perché è nuovo, non è mai stato inchiostrato. Ho avuto addirittura così questa Ius Prime Noctis per il pennino, l'ho inchiostrato con il Kuretake, un inchiostro di cui vi ho già parlato in un altro video, quindi un inchiostro al di sopra di ogni sospetto, ma il pennino ha faticato molto. Un pennino B che assomiglia quasi ad uno stab di dimensioni contenute, ma con una faccettatura aspra, dura, grezza. Un inchiostro che non veniva giù, non ne voleva sapere di coprire o comunque di bagnare entrambi i rebbi e di bagnarli proprio dove devono appoggiarsi sulla carta. Un inchiostro che non si trasferiva con la solita complicità che caratterizza il flusso Aurora, pennino carta, insomma tutto si può dire tranne che siano dei pennini riottosi o che non facciano bene il loro lavoro. E quindi sarebbe stato facile per chi non conoscesse il marchio dire: Aurora fa delle penne, però insomma mica che poi scrivono così bene. Non è vero, è un esemplare che secondo me va rettificato, che vada mandato in Aurora, che lo faccia un mastro pennaio, insomma in grado di farlo, mi importa poco, però va leggermente revisionato. Poi, essendo uno che di penne ne bazzica abbastanza, ho provato a cambiare l'inchiostro, a cambiare la carta.
Cambiando l'inchiostro, mettendo un inchiostro Aurora, guarda caso, sembra proprio di dar ragione alla reclama e alla pubblicità, cambiando l'inchiostro viene una penna diversa. Gran parte dei problemi, ma lo vedete come scrive, vengono risolti. Quindi è proprio il caso di dire che quello che leggiamo, usate inchiostro Aurora sulle penne Aurora, usate solo inchiostro Montblanc nelle penne Montblanc, usate l'inchiostro Pelikan perché darà il meglio sulla vostra Pelikan fiammante, sembra questa volta che sia davvero vero e non sia soltanto un'invenzione pubblicitaria. Sta di fatto che cambia la natura della penna, il pennino comincia a scrivere, il flusso arriva. Allora, potrebbe essere anche un'altra faccenda, perché ormai avete capito che colgo questo video, insomma, non tanto per parlarvi dell'Aurora Optima, che tanto ve ne ho parlato e probabilmente conoscete, non tanto per parlarvi del pennino B, che è un pennino, una gradazione, sì, vero, meno convenzionale, ma insomma nulla di fantascientifico, ma prendo questo a pretesto per mettere in campo anche un'altra cosa, la penna nuova. E a me normalmente arrivano delle penne nuove da recensire, che me le mandi il produttore, me le mandi il negoziante, anche gli amici come in questo caso, per avere un parere tecnico, però sono penne nuove. Diamo anche un po' di tempo alla penna. Questa è una cosa che negli ultimi tempi vedo che è un po' figlia del nostro tempo. Tutto subito, compro la penna nuova, arrivo a casa e deve scrivere come fosse già rodata da non so quanto tempo. No, datele un po' di tempo, perché tutti gli organi devono devono fare amicizia, andare d'accordo con l'inchiostro, con la carta, essere puliti da residui. Allora anche in questo caso bagnetto sì, bagnetto no, insomma. Imparate dalle sensazioni. Una penna, soprattutto una penna come Aurora, tanti altri marchi, ora ho un'Aurora in mano e parliamo di questa, è una penna che deve scrivere bene, perché sa scrivere bene, è progettata per scrivere bene, quindi piccoli stratagemmi potete adottarli voi, se no la riportate dal negoziante dove l'avete acquistata se il problema non si risolve e vedrete che ve lo risolverà alla fonte. Però magari un po' di acqua tiepida, un po' di acqua calda, il cambio di un inchiostro, datele qualche tempo affinché il canale principale dell'alimentatore comunichi bene, si assesti con i rebbi del pennino. Un pochettino di tempo ci vuole, tanto più quando siamo nella artigianalità completa e totale che caratterizza questo brand. Il pennino B di questa Aurora è un pennino un po' particolare, nel senso che potrebbe quasi ricordare uno stab, perché non è il classico B arrotondato, è un B abbastanza squadrato piuttosto. Questo lo ritroviamo anche nel segno. Infatti basta andare a vedere come il tratto verticale sia abbastanza asciutto, secco, quello orizzontale è appena più sottile, quindi sembrerebbe in questo caso un pennino quasi, un corsivo quasi, uno stab corsivo, anche quando andiamo ad inclinarlo, per esempio nel corsivo, avvertiamo, sentite proprio quasi un attrito, proprio come se il pennino grattasse, che è tipico più dei pennini con insomma i bordi abbastanza netti, piuttosto che di una punta di un B per l'appunto arrotondato, ma di gradazione abbastanza elevata. E allora vi saluto concludendo che se capita qualche incertezza iniziale, qualche piccolo impuntamento, datele un po' di tempo, magari intervenite con soluzioni molto blande, non invasive, mi raccomando, da non pregiudicare la garanzia, fate quello che vi sentite di fare, ma accordatele un po' di tempo. A voi tutti amici, grazie e alla prossima!